La Madonna delle Grazie di Folgaria. Il santuario della Madonna delle Grazie a Costa di Folgaria, situato vicino alla strada che conduce al Passo del Sauro, si trova a 21 km da Rovereto, a un'altitudine di 1230 metri sul livello del mare. La costruzione della chiesa originale è attribuita al monaco Pietro dal Dosso. Nel gennaio del 1588, durante un'estasi, la Madonna gli ordinò di tornare al suo paese natale e costruire una cappella in suo onore nel prato di sua proprietà a Eken, a 1 chilometro da Folgaria. Pietro dal Dosso, figlio di Andrea di Giovanni, fu un giovane educato alla virtù dai suoi genitori e diede il proprio nome all'istituto religioso del Beato Pietro da Pisa, nel convento di Bassano e successivamente a Treviso, in qualità di frate converso. Visse una vita modesta ed esemplare, guadagnandosi l'affetto di tutti. Pietro manifestava una profonda devozione verso la Madonna e diffondeva tale sentimento tra coloro che conosceva. Nel 1588, con il consenso dei suoi superiori, fece ritorno al suo paese natale e incoraggiò i concittadini a erigere una cappella in onore della Madonna. Tuttavia, non rivelò loro la visione e l'ordine ricevuto fino al momento della sua morte, avvenuta il 27 aprile 1634. Pietro dal Dosso indicò personalmente il luogo, nel suo terreno a Eken, e fornì i primi aiuti per la costruzione, che venne completata rapidamente. Nello stesso anno, ottenne l'autorizzazione per utilizzare la cappella per le sacre funzioni. Inoltre, egli stesso trasportò una statua di Maria, definita in un inventario del 1626 come di terra bassanese, ancora oggi oggetto di venerazione nel santuario. Si narra che, già durante la costruzione della cappella, avvennero molti miracoli. La statua, trasferita nella chiesa parrocchiale di Folgaria, sarebbe stata ritrovata nella cappella sul monte per ben 3 volte. Pietro dal Dosso, ferito durante i lavori, guarì miracolosamente in poche ore dopo essersi staccato un dito sotto un masso caduto su di lui. Un bambino morso da un serpente velenoso fu salvato in modo miracoloso. Dopo una tempesta, la neve caduta sul luogo assume la forma di rose, gigli e stelle luminose intagliate nel ghiaccio, mentre il vento portava melodie melodiose. La cappella fu ampliata già nel 1637, e nel 1662 fu eretto un bel campanile. Successivamente, nel 1700, la comunità di Folgaria promosse un ulteriore ampliamento, seguito da nuovi ritocchi nel 1885. Dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale nel 1918, a causa delle gravi devastazioni subite in queste regioni di confine, fu necessario un completo e radicale restauro. L'8 settembre 1951, i padri Cappuccini furono incaricati della custodia del santuario, e nello stesso giorno fu posta la prima pietra dell'ospizio, il quale, grazie alla generosità della popolazione, fu costruito rapidamente e inaugurato l'8 settembre 1952. In occasione dell'anno mariano, il 1 agosto 1954, la statua della Madonna con il bambino fu incoronata dal cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni XXIII. Successivamente, con una bolla papale datata 7 gennaio 1955, Pio XII proclamò la Madonna delle Grazie di Folgaria patrona insigne di tutti gli sciatori d'Italia. Papa Pio XII così scrisse: nel desiderio ardente che tutta la vita cristiana come tutte le manifestazioni artistiche siano informate dai principi della fede e della pietà, e che nella penosa e critica situazione odierna si propaghi con maggiore intensità il culto verso la Madre di Dio, noi abbiamo pensato di accogliere benevolmente tale supplica. Noi assegniamo e dichiariamo la Beata Vergine Maria, sotto il titolo di Madonna delle Grazie di Folgaria, patrona insigne e principale di tutti gli sciatori d'Italia, con tutti gli onori e i privilegi che spettano per diritto ai patroni principali. Attraverso i secoli della sua storia, il santuario di Eken è rimasto una meta di pellegrinaggi, visitato da numerosi fedeli che hanno collocato ex voto all'interno della chiesetta in segno di gratitudine per le grazie ricevute. All'interno del santuario, la statua in terracotta della Madonna è custodita sull'altare maggiore ed è considerata sacra a causa di vari eventi miracolosi a lei attribuiti.
Nel cortile esterno, su di una colonna romana, è posizionata una replica in bronzo dorato della Madonnina del Duomo di Milano, un dono offerto dalla stessa città lombarda negli anni 60. L'8 settembre di ogni anno si celebra con una festa dalle radici antiche, accompagnata da una solenne processione in cui la statua è portata dai maestri di sci.